nuovo video tutorial. Voglio mostrarvi come realizzare questo kimono che io ho deciso di chiamare Sweet September. Per poterlo realizzare ho utilizzato due filati lavorandoli insieme, ma vi devo far vedere dei colori diversi da quello che ho usato io. Questo perché io ho usato il Mohair Lux e l'Anna, ma il filato Anna, il colore mattone che ho usato, è già terminato e quindi vi devo per forza mostrare degli altri colori. Guardate qui abbiamo il filato Anna color verde e il Mohair Lux verde, ma ci sono anche altre combinazioni colori che potete fare, a parte il nero con il nero. Abbiamo anche questo che si contrasta, ma è un bellissimo contrasto e ve lo straconsiglio. Oppure potete usare sempre il Mohair Lux che ho usato io, che è il colore, questo colore qui, il numero 232, ma invece del mattone utilizzare questa sorta di rosa lillato che è il codice numero 360. La distacco del colore si nota di più rispetto al mio, che è un tono su tono come il verde che vi ho mostrato, quindi vi potete sbizzarrire come più vi piace. Di questi colori ci sono anche la combinazione tra i vari beige o tra i vari blu e azzurro, quindi andate, io sul sito vi metto sempre in info box i link a tutti e due i filati per poter vedere la combinazione che più vi piace. Per quanto riguarda invece il quantitativo, allora io ho lavorato sempre solo con l'uncinetto del numero 5 e ho utilizzato 2 gomitoli del Mohair Lux, 3 gomitoli del filato Anna. Per quanto riguarda la taglia M, vi consiglio sempre 2 gomitoli del Mohair Lux, ma di andare a prendere 4 gomitoli del filato Anna. Se siete invece una taglia L, vi consiglio 3 Mohair Lux e 5 dei gomitoli Anna. Per quanto riguarda questo, se naturalmente se volete farlo come il mio, se lo volete fare più chiuso, più lungo, taglia L, va benissimo il quantitativo che vi ho detto. Per la taglia M invece aumentate di un gomitolo del Mohair Lux. La lavorazione è semplicissima, molti di voi l'avranno già riconosciuta perché è la lavorazione a esagono. Si fanno 2 esagoni uguali che poi vanno cuciti dietro e si continua la lavorazione sotto per allungare questo kimono. Io però non ho fatto il classico punto granny, anche se sembra, ma come potete vedere ho alternato un giro di maglie alte con un giro di ventagli in modo da avere questa lavorazione un po' più particolare. Quindi anche questa creazione è veramente semplicissima da realizzare. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiderate realizzarla, e se è così, come sempre mi raccomando mandatemi poi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinetando con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinetare e Sferruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi trovate come Elsa Faccio o anche come Filati Elsa. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare il nostro kimono io ho deciso di utilizzare 2 filati lavorandoli insieme. Vi faccio vedere, lavorerò il filato Anna e il filato Mohair Lux. Guardate qui che meraviglia, verrà molto lucente. I colori che ho scelto io di abbinare sono questi due, che sono il color mattone con il color ruggine del Mohair Lux. Però qua, come potete vedere, ci sono altre combinazioni di colori. Questo lo trovo molto chic. Oppure abbiamo anche questo blu, ve lo faccio vedere così avete un'idea delle varie combinazioni che potete fare con questi due filati. Benissimo, detto ciò io lavorerò con un centro del 4,5 e inizieremo a lavorare il nostro esagono, perché il kimono sarà formato da 2 esagoni che poi verranno cuciti tra di loro. Allora, quindi lavorerò con l'uncinetto del numero 5 e come vedete sto lavorando insieme i 2 filati. Quindi andiamo a fare un anello magico e andiamo nell'anello magico a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, rientro dentro un'altra maglia alta, 2 catenelle di separazione, rientro e vado a fare altre 2 maglie alte, 1 e 2. Devo andare a fare un totale di 6 gruppi di 2 maglie alte separate da 2 catenelle, quindi 2 catenelle, rientro altre 2 maglie alte, 1, 2, 2 catenelle, rientro altre 2 maglie alte, 1, 2, 2 catenelle e rientro altre 2 maglie alte, 1 e 2, per un totale quindi in questo momento ho 5 gruppi di 2 maglie alte. Devo andare a fare l'ultimo, quindi 2 catenelle, rientro altre 2 maglie alte, 1, 2, per un totale quindi di 6 gruppi. Tiro il mio anello magico, poi più in là andremo a nascondere il filo, vado a fare una catenella, entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassa
e iniziamo a fare il nostro secondo giro. In realtà questo chiamiamolo giro base, perché poi da quest'altro giro inizieremo a fare i 2 giri che vanno sempre ripetuti. Quindi secondo giro base, e andiamo a realizzare sempre in questo caso 2 catenelle, perché abbiamo già una maglia bassa iniziale che è la nostra prima maglia alta, rientro a un'altra maglia alta. Quello che faremo adesso lo faremo per tutto il giro: catenella di separazione, entro nell'archetto successivo e vado a fare il mio angolo, ossia 2 maglie alte, 1, 2, 2 catenelle, rientro, altre 2 maglie alte, 1, 2. Quindi di nuovo catenella di separazione, archetto successivo, vado a fare il mio angolo, 2 maglie alte, 1, 2, 2 catenelle, rientro, 2 maglie alte, 1, 2, catenella di separazione, di nuovo archetto successivo e vado a fare il mio angolo, 2 maglie alte, 2 catenelle, rientro, 2 maglie alte. Devo fare questo per tutto il giro, vi farò vedere come terminare e come iniziare poi il nostro primo giro. Ho fatto l'ultimo angolo, la catenella, vado nell'archetto iniziale e vado a fare 2 maglie alte, 1, 2, catenella di separazione, chiudo entrando nella seconda catenella e facendo una maglia bassa. Primo giro, questo è il primo giro, e poi il secondo giro. Sono 2 giri che andremo sempre a ripetere e man mano naturalmente il nostro esagono crescerà. Quindi vado a fare sempre 2 catenelle, rientro, maglia alta, catenella di separazione, vado nell'archetto di una catenella e vado a fare un ventaglio, quindi maglia alta, catenella, rientro, maglia alta, catenella di separazione, si ricomincia da capo, vado nell'archetto del ventaglio e vado a fare il mio ventaglio, quindi 2 maglie alte, 2 catenelle, rientro, altre 2 maglie alte, catenella di separazione, vado nell'archetto di una catenella e vado a fare il mio ventaglio, maglia alta, catenella, rientro, maglia alta, catenella di separazione e si ricomincia da capo, vado nel ventaglio e vado a fare il mio ventaglio, nell'angolo vado a fare il mio angolo, quindi 2 maglie alte, catenella, 2 catenelle, rientro, 2 maglie alte, catenella di separazione, vado nell'archetto e vado a fare il mio ventaglio, maglia alta, catenella, rientro, maglia alta, catenella di separazione, ricomincio da capo, vado a fare questo per tutto il giro, vi farò vedere come terminare e come iniziare poi il secondo giro. Ho fatto il mio ventaglio e la catenella, devo andare a chiudere il primo giro entrando nell'archetto iniziale, andando a fare 2 maglie alte, catenella, vado dove ho la seconda delle nostre 2 catenelle, vado a fare una maglia bassa, secondo giro e vado a realizzare 2 catenelle, rientro dentro, maglia alta, catenella di separazione, vado tra l'angolo e il ventaglio e vado a fare 3 maglie alte, quindi 1, 2, 3. Vado tra il ventaglio e l'angolo, quindi salto il ventaglio e vado a fare 3 maglie alte, 1, 2, 3, catenella di separazione e si ricomincia da capo. In questo caso quindi vado dove ho il mio angolo e vado a fare l'angolo, quindi 2 maglie alte, 2 catenelle, rientro, 2 maglie alte, catenella di separazione, vado tra l'angolo e il mio ventaglio e vado a fare 3 maglie alte, 1, 2, 3, vado tra il ventaglio e l'angolo e di nuovo 3 maglie alte, quindi 1, 2, 3, catenella di separazione, vado dove ho il mio angolo e vado a fare il mio angolo, quindi 2 maglie alte, 2 catenelle, rientro, 2 maglie alte, catenella di separazione, vado tra l'angolo e il ventaglio e vado a fare 3 maglie alte,
e 3, vado tra il ventaglio e l'angolo e di nuovo 3 maglie alte, catenella e ricomincio facendo il mio angolo. Devo fare questo per tutto il secondo giro. Vi farò vedere come terminarlo e come iniziare di nuovo il primo giro, e vedrete che da un ventaglio passeremo a 3 ventagli, quindi la nostra lavorazione andrà ad aumentare. Allora, ho fatto le ultime 3 maglie alte e la catenella, devo andare a chiudere il giro entrando nella catenella, nell'archetto iniziale, e andando a fare 2 maglie alte, catenella, e entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassa. Adesso dobbiamo riprendere di nuovo il primo giro, quindi andiamo di nuovo, scusatemi, andiamo a fare le 2 catenelle, prendiamo il filo, rientriamo e abbiamo fatto le nostre prime 2 maglie alte. Catenella di separazione, vado tra l'angolo e il gruppo di 3 maglie alte, vado a fare il mio ventaglio, maglia alta, catenella, rientro, maglia alta, catenella di separazione, vado tra i 2 ventagli, vado a fare di nuovo il ventaglio, maglia alta, catenella, rientro, maglia alta, catenella di separazione, vado tra il ventaglio e l'angolo e di nuovo vado a fare il mio ventaglio, maglia alta, catenella, rientro, maglia alta, catenella di separazione, poi vado a fare il mio angolo, quindi 2 maglie alte, 2 catenelle, rientro, altre 2 maglie alte. Quindi, come potete vedere per i 2 giri, mi avvicino un po' con la telecamera, quando abbiamo il primo giro abbiamo il gruppo di ventagli e vanno sempre fatti anche nei prossimi giri tra l'angolo e il primo gruppo di 3 maglie alte, tra i due gruppi di 3 maglie alte, e man mano che andremo a fare la lavorazione ne avremo di più, e infine un ultimo tra l'ultimo gruppo di 3 maglie alte e il nostro angolo. Ogni ventaglio deve essere separato da una catenella, mentre quando andiamo a rifare il gruppo di 3 maglie alte, anche in questo caso l'angolo è sempre uguale, il primo gruppo va fatto tra l'angolo e il primo ventaglio, gli altri gruppi tra i 2 ventagli, quindi qui e man mano che aumenteranno ce ne saranno di più, e l'ultimo gruppo di 3 maglie alte prima dell'angolo. Però mi raccomando, quando facciamo i gruppi di 3 maglie alte la catenella di separazione va fatta dopo l'angolo e prima dell'angolo, ma tra i gruppi di 3 maglie alte la catenella non va fatta, mentre tra i ventagli la catenella va fatta. Quindi questi sono i 2 giri che andremo a ripetere. Io adesso vi dirò quanti giri sono andata a fare. Tenete presente che la larghezza del vostro esagono, quindi dal centro verso il bordo di un angolo, deve essere metà della vostra metà circonferenza, ossia io ho una circonferenza di 82 centimetri, metà circonferenza per me sono circa 41 centimetri, io devo fare metà della circonferenza, quindi dovrei fare circa 20 centimetri e mezzo. Io penso che farò qualche centimetro in più, quindi magari arriverò a un 23-24, dipende sempre da la larghezza di ogni giro. Comunque, per farvi capire quanto deve essere lungo, io naturalmente vi darò anche indicazioni, secondo me, rispetto a quelle che ho fatto io, quanti giri in più dovrebbero fare la taglia M e la taglia L. Dunque io ho terminato il mio esagono, ho ripetuto i 2 giri per 8 volte e poi di nuovo il primo giro, terminando quindi con il giro con i ventagli. Ora questo mi ha permesso di avere dal centro fino al lato 22 centimetri, e per la mia misura va più che bene, perché quando chiuderò ad L il mio esagono, eccomi, vedete, da qui a qui sono 22 centimetri, che per la mia taglia va più che bene, deve essere metà della mia larghezza seno o fianchi, e per me va più che bene 22 centimetri. Ora per una taglia più grande della mia, o se volete farla ancora più larga, taglia S, comunque al massimo fate 2 giri, fate il motivo, quindi 2 giri, una volta sola in più. Taglia M io vi consiglio di fare questi 2 giri, sia il motivo, per altre 2 volte. Taglia L invece fatelo per 4 volte. Una volta quindi terminata la lavorazione, io ho tagliato il filo e adesso andrò a cucire qua sull'altezza delle spalle, lasciando invece tutto il resto della giacca aperta, e poi vi farò vedere come continuare la lavorazione per poter allungare la nostra manica.
Ok, quindi una volta che ho cucito la mia manica, vedete, possiamo passare a lavorare, appunto, il continuare in realtà a lavorare la nostra manica per farla della lunghezza che vogliamo. Allora, io continuerò a lavorare sempre i giri che ho lavorato fino adesso, quindi 2 giri. Qui ho terminato con il giro dei ventagli, quindi inizierò con il giro delle maglie alte. Mi aggancio dove ho la cucitura e vado a fare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta. Vado in questo archetto qui di lato e vado a fare una seconda maglia alta. Quello che faccio adesso è quello che abbiamo sempre fatto, quindi vado nell'archetto di una catenella tra i ventagli e vado a fare le mie 3 maglie alte. Io sto lavorando sempre con l'uncinetto del numero 5, quindi continuo a lavorare e vado a fare sempre le mie 3 maglie alte in ogni archetto di una catenella che mi separa i ventagli del giro precedente. Vi farò vedere come terminare il primo giro, e perché in questo caso adesso questo diventa il nostro primo giro, non è più il nostro secondo, e come iniziare quindi poi a fare il secondo giro. Allora, sto terminando il primo giro, ho fatto le ultime 3 maglie alte, entro nell'archetto formato prima della cucitura e vado a fare una maglia alta, entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Ho terminato così, qui mi trovo 3 maglie alte. Con delle maglie bassissime vado tra i 2 gruppi di 3 maglie alte e vado a lavorare il mio giro di ventagli, quindi 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, catenella, rientro un'altra maglia alta, catenella di separazione, vado tra i 2 gruppi di 3 maglie alte successive, scusatemi, e di nuovo vado a fare maglia alta, catenella, rientro maglia alta, catenella di separazione, ricomincio da capo, vado a fare un ventaglio tra i 2 gruppi di 3 maglie alte. Continuo così quindi per tutto il giro, vi farò vedere come terminare e come iniziare di nuovo il primo giro. Sto terminando il secondo giro, ho fatto il ventaglio, invece di andare a fare la catenella di separazione vado direttamente dove ho la terza catenella e vado a fare una maglia bassa. In questo modo ho terminato il giro e poi ricomincio dal primo giro, quindi vado a fare le mie 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, rientro un'altra maglia alta, mi raccomando non finite con non iniziate subito con 3 maglie alte, perché altrimenti poi dovete fare troppe maglie basse per iniziare il secondo giro, oppure invece di farne 2 ne fate una sola e poi terminate con le 2 maglie alte per averne 3, dipende sempre come volete lavorare. Poi andiamo a lavorare normalmente andando sempre a fare le 3 maglie alte tra i 2 gruppi di 3 maglie alte. Io continuo a lavorare, vi dirò alla fine quante volte sono andata a ripetere i 2 giri per arrivare alla lunghezza desiderata della manica. Allora, ho terminato la manica e ho ripetuto i 2 giri per 9 volte, come lunghezza va più che bene. Quindi adesso andrò a fare un altro pezzo uguale, quindi ricomincerò a fare il mio esagono, farò lo stesso numero di giri, andrò a cucire sopra e poi ad allungare la manica e poi vediamo come proseguire la lavorazione. Ecco, qui ho terminato anche il secondo esagono a cui ho fatto sempre la manica e adesso devo andare a cucire insieme partendo dal basso verso l'alto dietro e lasciando, io penso che lascerò circa 5 centimetri, forse anche meno, di apertura una volta, scusatemi, qui in alto. Una volta comunque cucito vi farò sapere, però per adesso vado a cucire la parte sotto, la parte dietro, e poi vediamo se continuare la lavorazione della giacca sotto per allungarla. Ho terminato di cucire la parte dietro della mia giacca e alla fine io sopra ho lasciato libri solamente 5 centimetri, quindi non tantissimo ma solo 5 centimetri. Adesso ho deciso di andare ad allungare la lavorazione sotto, non qui perché non voglio che si chiuda, sapete che io le giacche preferisco che non si chiudano, ma lavorerò solo sotto di giri andata e ritorno, sempre 2 giri, quindi andrò ad alternare il giro di 3 maglie alte con il giro di ventagli alternati a una catenella, e naturalmente vi farò sapere quante volte sono andata a ripetere poi i 2 giri.
Dunque ho terminato di allungare la mia giacca, ho ripetuto i 2 giri per 8 volte, però mi sono accorta che quando ho registrato un attimo per farvi vedere l'inizio e fine giro non si sentiva l'audio. Allora in realtà vi dico subito, quando sono andata a registrare a fare il video con le maglie alte, con le 3 maglie alte, iniziavo e terminavo il giro con 3 maglie alte, mentre quando sono andata a fare il giro con il ventaglio iniziavo con una maglia alta, catenella, e poi 3 gruppi di 3 maglie alte andavo a fare il mio ventaglio separati da una catenella, quindi terminavo il giro sempre con una maglia sopra l'ultima maglia alta del gruppo di 3. Quindi questi sono i 2 giri che sono andata a fare. Mi dispiace, mi sono accorta appunto che purtroppo non si sentiva l'audio, quindi questi sono i 2 giri e io, come vi ho detto, li ho ripetuti per ben 8 volte. Non vado a fare alcun tipo di bordino attorno alla mia giacca, quindi anche questa creazione è terminata.